the Earth's hottest month on record. July was the hottest month on record. A record you don't want to hold. Mamma, voglio fare in terrazza! No, in terrazza no. Mario, bye bye! Io devo stare attenta a molte cose. Non posso andare in posti polverosi, in posti magari dove non è sicuro. Un pezzettino di feta? Sono allergica a tantissime cose. Sono portatrice della vasculite di Bechet e la sindrome di Meniere. Io devo vivere come in una campana di vetro. E Alberto è asmatico come me. Io sono preoccupatissima di ciò che dovrà affrontare Alberto se il cambiamento climatico non si ferma, ma tanto preoccupata. La qualità dell'aria a Livorno diciamo che non è ottimale. Abbiamo la fortuna di averci il mare, però siamo una città industriale. Abbiamo raffineria, abbiamo porto industriale e l'aria è pesante. Infatti spesso stiamo in casa a giocare perché non ce la farebbe a respirare. La crisi climatica ha inciso sulla salute di noi asmatici. Fa troppo caldo e non ce la fai a respirare. È proprio come se respirassi dentro una nuvola. È sempre più densa l'aria, la sento in bocca come solida, proprio ci affatica. We are a global pharmaceutical company with deep root into an Italian family. Chiesi is for sure a future-facing company. We are a family-owned business, so by definition in our DNA we think about the generation. And we do that in all the aspects of our business, starting with innovation. Climate change impacts on health in many different ways, but especially on respiratory health. When do an inhaler generate emissions that can contribute to global warming? These are mainly due to the propellant gas that is contained in an inhaler and that is needed for the drug to be delivered properly to the patients. In the past, when they were first developed, they used CFC gases, which had a negative impact on ozone layer and a negative impact on climate. They were replaced with alternatives that are now HFCs, hydrofluorocarbons, still greenhouse gases, but with a much lower greenhouse effect. Now we have to look for another alternative. In May 2022, we finally announced the conclusion of the first clinical trial replacing the propellant gas that is contained in our inhalers with a new gas with a much lower environmental impact that will lower the carbon footprint of each inhaler by up to 90%. That can ensure the same level of efficacy, safety and usability of the products that then we deliver to patients suffering from asthma and COPD. We believe that the development of these carbon minimal inhalers can be very important for patients because it will allow them to continue to access the range of treatment options they need while we take the burden of reducing the environmental impact. Io e Alberto abbiamo tanto bisogno di farmaci. Io prendo una media di 23 pillole al giorno, più 7 puff al giorno, 2 iniezioni ogni 4 settimane di un biologico e un'iniezione ogni 7 settimane di un altro biologico. Albi se non prende i puff non respira, io se non prendo le pillole e tutto non respiro, vengo mangiata dai dolori, non cammino, non sto in piedi, quindi noi non possiamo farne a meno. It is very important that we as industry are transparent about the impact that we have and sometimes the negative impact that we have on the planet. We are aware of where we are with climate crisis and we need to activate a positive energy. We need to motivate people to act. I'm a mother and I also feel this personal responsibility in my daily life, in my professional life, to try to make this world better for the generations to come.
Alberto fa equitazione, che è lo sport che secondo i pneumologi è più adatto per il tipo di patologia di Alberto, perché non ha fatica, però non è una vita normale. Spero di vedere maggiore impegno verso l'impatto ambientale in modo da rallentarlo. Se continua così, l'aria diventa irrespirabile e quello non è vita.